piano d'accumulo, come dice la parola stessa, è accumulare una determinata somma in un certo periodo, magari una volta al mese, 2 volte al mese, una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, in base alla nostra disponibilità economica, che andiamo a inserire, ad esempio, nella nostra piattaforma dove investiamo e accumuliamo piano piano questa somma per acquistare quel determinato prodotto finanziario che noi stiamo puntando, che può essere ad esempio un'obbligazione, un'azione, un ETF. Come ben sappiamo, comprare azioni, obbligazioni, ETF, futures, eccetera, eccetera, hanno dei costi di commissione, ma ci sono piattaforme che, creando piani d'accumulo, riducono a zero questo costo di commissione. È sicuramente molto molto conveniente. Il piano d'accumulo, dopo aver scelto quanto è l'ammontare che voi volete destinare a quel determinato prodotto, bisogna scegliere la data, ossia tutti quanti i mesi, ogni 3, ogni 6, dipende un po' da voi, verrà acquistato quel prodotto a una data prefissata. Semplicissimo, voi non dovete proprio fare niente. In certi casi ovviamente il piano d'accumulo, come ad esempio alcune piattaforme che conosco, tipo ad esempio Trade Republic, Scalable Capital, se voi fate un piano d'accumulo c'è anche l'opzione di prendere una parte di liquidità all'interno del vostro saldo disponibile della piattaforma o addirittura dal conto corrente. Magari ve li scalano 3 giorni prima del piano d'accumulo, quell'ammontare che voi avete deciso di andare a acquistare, e poi a determinata data con la piattaforma o banca andare a acquistare quel determinato prodotto. Comodissimo, voi non dovete proprio fare niente. È forse una delle strategie più passive che esiste e che ha un rischio sicuramente inferiore a molte altre. Quindi usare questa strategia ha dei pro e dei contro, ovviamente. I pro, come abbiamo detto, costi di commissione pari a zero all'interno di alcune piattaforme, non tutte. Accumulare per poi andare ad acquistare quel determinato prodotto finanziario o ogni 3 mesi, 6 mesi, se magari quel prodotto che andiamo a acquistare costa magari un po' troppo, in base alle nostre disponibilità economiche, quel determinato prodotto che noi stiamo puntando. Il secondo pro è che riduce il rischio d'acquisto, nel senso, quando noi ad esempio andiamo ad acquistare un determinato prodotto, diciamo ad esempio un'azione che magari costa 100, ovviamente ha una fluttuazione nel tempo, no? Questa azione. Creando dei piani d'accumulo si riduce questo rischio di cambio di prezzo di questa azione, ossia magari il primo mese vale 100, il secondo mese che andrò a fare questo piano d'accumulo costerà 110, magari il terzo mese costa 85, magari il quarto mese costa 100, eccetera eccetera eccetera. Quindi cosa succede? Se magari questo prezzo fluttua nel tempo, riduce il rischio esponenziale se l'azione fluttua magari nel tempo, ma magari anche semplicemente cresce pian piano, diminuisce man mano per poi salire, ma si spera ovviamente. E quindi ridurre il rischio di andare a comprare soltanto in una volta sola, con le nostre disponibilità economiche, con il determinato prodotto che vogliamo comprare. Molte persone che conoscono, anche se hanno magari ad esempio, non so, 5.000 euro da andare a investire in quel determinato prodotto, preferiscono fare un piano d'accumulo, magari che dura magari 1 anno, 2 annetti o anche 2 o 3 mesi, per ridurre quel rischio di andare a comprare un prodotto che magari non sono certi del prezzo che ha, oppure hanno paura in modo emotivo di vedere quella fluttuazione di prezzo di quella azione o ETF o obbligazione in certi casi. I contro sono, in quel periodo in cui noi acquistiamo quel prodotto, e magari quel prodotto continua a salire di prezzo e magari successivamente inizia a diminuire sempre di più. Ossia, più voi tenete un piano d'accumulo su un determinato prodotto, meglio è sicuramente. È una strategia, punto. Quindi non si chiamerebbe strategia se non avesse senso di esistere e noi investitori non la useremmo per aumentare i nostri profitti o ridurre quel rischio esponenziale. Quindi, come detto prima, investire in una botta sola quel determinato capitale, e se magari quell'azione lì o ETF obbligazione scoppia, sicuramente avrete dei rendimenti maggiori che fare quei piccoli acquisti tutto quanto in quel periodo. Diversamente, se il prezzo scende, magari ci impiega 1 anno a recuperare lo stesso prezzo che aveva prima,
e col piano d'accumulo avrete fatto sicuramente un sacco di soldi. Quindi, come ho detto nell'altro video, sugli obiettivi bisogna ricordarci sempre che investire in un piano d'accumulo ha sicuramente senso se avete una propensione al rischio abbastanza basso, ma che comunque volete investire in modo serio, come tutti quanti, senza perdere i profitti futuri. Il secondo contro invece voglio lo stesso inserirlo, ma perché penso e ritengo che sia importante. Succede spesso che qualcuno, quando fa un piano d'accumulo, anche se decide di creare questa strategia su un prodotto finanziario, non si cura di che prodotto va a acquistare. Ma in questa strategia il rischio è abbastanza basso, dice allora posso andare a investire e accumulare questo piano, questa strategia in determinati prodotti che sono abbastanza di rischio elevato. Fate attenzione, perché i piani d'accumulo sono sicuramente una buona strategia se hanno una fluttuazione che ovviamente tendenzialmente ha dei riscontri positivi nel lungo termine. Ma se la vostra strategia è fare un piano d'accumulo per poi andare a vendere fra 2 o 3 annetti o 5 annetti, è sicuramente una buona strategia lo stesso. Bisogna curarsi abbastanza dettagliatamente di cosa si va ad acquistare. Succede spesso che qualcuno le compra e dice vabbè, tanto io sto facendo un piano d'accumulo, magari metto 300 euro tutti i mesi in questo genere di prodotto finanziario, ma spero che comunque entro il prossimo anno raggiunga i miei obiettivi. Sì, ok, va bene, però non è che perché allora tu decidi un obiettivo allora si potrà raggiungere tramite questa strategia. È sicuramente una strategia che ha un rischio inferiore confronto magari alle altre. Però c'è da ricordarsi che se investite in un qualcosa che ha una fluttuazione abbastanza elevata, oppure ha una fluttuazione abbastanza nulla, che punta a dei casi abbastanza specifici, non ha molto senso comunque fare un piano d'accumulo in queste cose. Io specialmente preferirei piuttosto investire in un ETF, ad esempio globale o europeo, o mercati emergenti, o inerente mercati americano, che hanno dei rendimenti passivi abbastanza comunque che danno sicuramente delle percentuali abbastanza congrue al mio profilo di rischio. Quindi fare un piano d'accumulo su un qualcosa di abbastanza rischioso in generale, bisogna ricordarsi che in base al vostro profilo di rischio e alla vostra propensione al rischio saprete cosa andare a investire. Sicuramente è una delle mie strategie preferite e che tutti i mesi continuo a fare, perché investire quella parte di liquidità in più al mese che mi rimane in prodotti finanziari, ad esempio ETF o il World europeo o i mercati emergenti in base all'ETF che voi avete scelto, e sicuramente è molto congruo ai miei obiettivi futuri. Detto questo, fate questo piano d'accumulo se siete le prime armi, non buttatevi a capofitto in una botta sola e andare ad acquistare quel 20% obbligazionario, quel 50% azionario, l'altro 30% in futures, prodotti a leva, eccetera eccetera. Quindi piano d'accumulo fatelo anche su diversi prodotti, non è perché dovete farlo appena su una cosa, potete farlo anche in 50 prodotti diversi e ovviamente non pagare i costi di commissione. Fatta questa premessa, ci vediamo al prossimo video.